place I have found in the shade on the ground, far from our worries. Buongiorno amici tichettiani. Buongiorno e ben ritrovati. Come vedete ci stiamo avvicinando al porto di Tangerine Man. Tra poco sbarcheremo, siamo in attesa dell'ok da parte della torre di controllo, perché c'è un'altra nave ormeggiata e non vediamo l'ora di toccare il suolo marocchino. Come avete visto nello scorso video abbiamo avuto una piccola trafila, ma poi vi spiegheremo tutto nei dettagli. Vari documenti, niente di che, ma insomma ora ci dobbiamo sistemare con Charlie, dobbiamo scendere e trovare la strada, diciamo così. Sì, abbiamo da fare solamente un'ultima documentazione E cambiare un po' di euro con i dirham, da avere un po' di moneta contante. In your arms, I hope you feel the same way too. sta uscendo anche un bel sole, vediamo anche quella maestosa scritta araba di cui non capiamo nulla, siamo anche sprovvisti di internet e quindi non possiamo nemmeno tradurla. Però con il sole l'accoglienza è sempre bella, ragazzi. Per ora il tempo ci ha massacrati anche troppo, il maltempo e la pioggia soprattutto, e quindi insomma l'Africa ci accoglie con un bel sole perché siamo in Africa. Sempre che ci facciano entrare perché ci siamo fermati. C'è traffico, c'è la coda nel porto. C'è il traghetto che deve uscire e cederci il posto. Cerchiamo di capirci qualcosa nel porto di Tangerine. No perro, no. No drone. Gracias. Buenos viajes. Gracias, buen trabajo. Buongiorno. Benvenuti in Marocco! 28° paese per noi con Charlie. E è anche il nuovo continente. Mamma mia, un continente nuovo ragazzi, Perché siamo in Africa! Siamo dentro! Siamo dentro, abbiamo passato gli ultimi controlli della dogana e siamo nel piazzale, quello dei servizi, dove si può fare le varie SIM, l'assicurazione, c'è un parcheggio molto grande. Ma prima mangiamo, perché abbiamo una fame da leoni, visto che siamo in Africa. È abbondantemente passata l'ora di pranzo, quindi sono andate un po' per le lunghe le pratiche di sbarco, quindi abbiamo fatto un po' più tardi. Ora prepariamo qualcosa di veloce e poi vi raccontiamo tutto il resto. Abbiamo prelevato i dirham, ma guardate che banconote, sono nuove, l'hanno appena stampate per noi. Praticamente il cambio è 1 a 10, quindi 200 dirham equivalgono a 20 euro. C'hanno anche lo stesso colore. Eh sì, quindi non ci possiamo sbagliare, vero? La sigla è MAD, perché è Marocco Dirham, cioè infatti, quindi MAD. Non fa una piega. E i 100 dirham che corrispondono a 10 euro, anch'essi hanno lo stesso colore più o meno. O simile. Simile. Quindi ragazzi non ci si può sbagliare. Facilissimo. Praticamente uguali. E nel frattempo che io andavo a prelevare, Marta ha preparato il pranzetto. Wow, cosa mangiamo? Piadine con un po' di robina dentro. Buono, buono. Piatto vuoto. Abbiamo svuotato tutto e ora assaggiamo anche i torroncini che ci hanno dato all'agenzia di viaggio di Gutierrez. Carini che sono stati. Ma buono.
Strano che dica che non è buono, vero? Buonissimo. Non è il vero torrone No, come ma, si fa a ma è noi. buonissimo, assaggia. Ora Facciamo un'assicurazione per il veicolo. siamo in gabbia. Siamo in gabbia, lui parla anche italiano, quindi È quella base? Sì, il minimo. minimo. Come mai così alto? Non è economico? No. Piccolo, tutto piccolo. Ah, che è il camper? Personale, sì. Ah. 3. No, Due. 3. Ah, sì. Ah. Solo contanti. Solo contanti? Euro va bene? Sì, va bene. Ok, a posto. Ciao, E grazie a anche te. assicurazione di Charlie fatta, quindi siamo perfettamente in regola. Ci hanno sbagliato il mio cognome perché hanno invertito 2 lettere, quindi fate sempre attenzione quando fate queste operazioni di controllare sempre che sia tutto regolare, perché per una lettera potrebbero contestarvi la validità dell'assicurazione. Ora ci spostiamo Finalmente ci buttiamo nella mischia. nella mischia. E dove andiamo? Andiamo, oltrepassiamo Tangeri, abbiamo individuato nella cittadina di Assilà, che è sulla costa, un campeggio. Qui i campeggi sono molto economici, quindi ne faremo uso quando ne avremo bisogno, saltuariamente, e pensiamo di andare lì, così facciamo un po' i servizi per Charlie e ci riposiamo un attimo perché insomma stamattina c'è stata l'alzataccia. Sì, facciamo il punto della situazione e poi vi raccontiamo tutto sui costi, modalità eccetera eccetera. Quindi ora vi godrete un bel tratto di strada marocchino per arrivare fino alla città di Assilà. Nel frattempo che stavamo andando a fare l'assicurazione è partito il primo canto del muezzin perché c'è una moschea Vero. proprio qui vicino e ci ha richiamato ovviamente la Turchia. E vediamo anche i primi trasporti eccezionali. Mamma Guardate mia. com'è carico questo pulmino. Troppo fuori. Ne vedremo delle belle, ma ora partiamo. Ciao Tangermed, guarda là che caos. E qui la prima moschea. Per ora i 2 minareti che abbiamo visto sono di forma rettangolare, mentre ti ricordi in Turchia sono rotondi. È presto per fare ancora paragoni. Intanto c'è un calduccino, un solicino, gradi 18 circa. Già si ragiona. Sta benissimo, finalmente maglietta. Non proprio corte, ma insomma è una magliettina leggera. Stamattina, ripeto, stamattina quando ci siamo alzati erano 4 gradi fuori. In Spagna, in zona Algeciras, è arrivato un bel po' di freddo. E siamo rimasti lì per lì un po' scioccati, abbiamo acceso il cine, basto, però effettivamente oggi qua è tutta un'altra giornata. Con il sole, c'è proprio una potenza calore diversa. Non sappiamo se sia la regola qui in Marocco o perché abbiamo passato giorni sotto la pioggia e siamo tutti inumiditi e infreddoliti. Allora ti do una bella notizia, ho visto sul Meteoradar che nei prossimi giorni mette fino a 25 gradi, anzi così, 25 gradi! È il mio clima ragazzi, è il mio clima. Wow, che bello, mi hai dato una notiziona. Non ci siamo, bellino mio. Non ci siamo perché dobbiamo fare il pieno, siamo in riserva proprio alla goccia, perché se non lo sapeste, in Marocco il diesel costa forse anche meno di €1. Forse, o al limite €1. E noi ce lo vogliamo far scappare? No, quindi siamo vuotissimi di serbatoio. Al limite proprio della pedalata. Dobbiamo, vi ricordate i Freddy Flintstone, la famiglia che cartone animato, no? Gli antenati. Gli antenati che loro pedalavano i piedini sotto alle macchine preistoriche. Ecco, pedaleremo probabilmente se continua così. Meno male che si va giù come le zucche. Strada magnifica oltretutto, eccolo là, il cartello. Ecco il cartello questo azzurro. Tutto scritto in arabo. 10 km c'è anche la pompa del gasolio. Abbiamo trovato il distributore ragazzi, però qui il diesel era un po' caro. Era un po' caro. Abbiamo dovuto fare il pieno perché eravamo proprio a secco. Pensate che qui l'abbiamo pagato €1,07. Sto facendo la strulla, come si dice in Toscana, ma
Ci hanno detto anche dei nostri amici viaggiatori che si trova a volte anche sotto all'euro, quindi scherzando dico che qui è caro, però siamo sull'autostrada e quindi è 1,07 €. Che poi forse potrebbe essere anche meno, perché è un dirham, è 10 dirham e 0,7 Sì. e 70. Sì. Al cambio secondo me sono qualcosa... Non è 1,1, c'è un meno. pochino di scarto, però ecco, di solito calcolano 10 dirham, 1 euro. Quindi abbiamo fatto 90 litri di pieno, Madonna, eravamo proprio alla goccia. eravamo secchi e ora vai a tutto Marocco. La maglietta rossa appesa dietro al camioncino come cartello carichi sporgenti. Cosa ne pensate? È già tanto che l'ha messa. Che non te li vuoi tenere 2 tacchini in giardino? Così, insieme alle galline, alle papere, di tutto di più. E il carretto con il cavallo ci ricorda la Romania, ragazzi. Vero? Abbiamo fatto Mamma un mia. salto in Romania. Abbiamo fatto un salto in un altro mondo, ragazzi. Siamo arrivati ad Assilà, il primo paese, la prima cittadina, e ora andiamo a cercare questo campeggio. Abbiamo letto su Park4Night, ovviamente. Ci sono un paio di campeggi qui. Uno è un po' sconsigliato e l'altro sembra valido. Eccoci qua, ragazzi, abbiamo trovato il campeggio, abbiamo già sostato, terreno un po' fangoso, però abbiamo la corrente, carichiamo le batterie così le portiamo al 100%. Lì ci sono un po' di mezzi belli pesanti, camion overland. Qui abbiamo le docce con i bagni, i pozzi per lavare i panni oppure anche le stoviglie, e da questa parte abbiamo l'affaccio sull'oceano. Guardate che meraviglia! Oh, buongiorno! Buongiorno. Il cielo no, la maniglia no, gliel'ho rotta. Ed eccoci sul nostro primo lungomare marocchino di Assilà. Stanotte ha piovuto tutta la notte e stamani è completamente grigio, ma dovrebbe uscire il sole. Dovrebbe, perché bisogna ormai usare il condizionale, ci siamo abituati. E infatti in questo tempo io sto ancora dormendo. E ora andiamo subito a vedere l'affaccio sull'oceano. Bello questo lungomare però. Ciao cucciolini! Sarà uno strazio al cuore, ragazzi, vedere tutti questi canini. Sappiamo che ce ne saranno tanti. Ma noi li coccoleremo tutti. Cercheremo per quanto possibile. Abbiamo già un sacco di crocchette dentro Charlie. Quando ci fermeremo con Charlie cercheremo di sfamarne qualcuno. Nel frattempo sembra che si stia per aprire un po' il cielo, speriamo che esca il sole. Andiamo a visitare la Medina, ovvero il centro storico di questa cittadina. Facciamo il nostro primo ingresso nella nostra prima Medina marocchina. Anche rima, ma non è colpa nostra. Medina che è caratterizzata da tutti questi palazzi color bianco e blu, come possiamo vedere qui davanti a noi. Anticamente Assilà era un paesino di pescatori e, pensate un po', anche di pirati. Qui
pare che dimorassero questi pirati del mare. Oggigiorno ovviamente della pirateria non c'è traccia, ma sono rimaste queste tipiche abitazioni basse, bianche, imbiancate a calce ed azzurre, e questo è proprio il distintivo di questo paese di As-Sillà, che poi fuori dalla Medina si è estesa e sta diventando una città di tutto rispetto come dimensioni. Le peculiarità di As-Sillà sono sostanzialmente due, ovvero le imponenti mura che abbiamo appena oltrepassato per entrare nella Medina, che sono state praticamente costruite dai portoghesi e che a tutt'oggi la circondano ancora, o quantomeno proprio il nucleo storico. E la seconda peculiarità è un festival internazionale di arte che si tiene nei mesi estivi fra luglio e agosto e che pare che la renda una città veramente internazionale in quel periodo, perché si riempie ovviamente di artisti, di curiosi e di turisti che vogliono ammirare i loro murales. Noi abbiamo già scovato qualche murales nei muri bianchi e abbiamo letto sulla guida che gli artisti arrivano qui, o quantomeno arrivavano in passato, e gli veniva concesso una parete bianca e col frutto della loro fantasia e della loro arte potevano abbellire a piacimento questa cittadina. Quindi in ogni angolo il turista così improvvisamente si può trovare davanti a un'opera d'arte. Ed eccoli qui altri murales, ne vediamo tantissimi, vediamo anche la bandiera del Marocco, tutta rossa con la stella verde. Wow! Che ingresso, che portone! Dove porterà? Wow! Dovete sapere che qui l'alba avviene molto tardi, almeno in questo periodo, fate conto fino alle 8 di mattina, non dico che è buio ma quasi. E inoltre, facendo due chiacchiere con le persone che erano nel campeggio, abbiamo conosciuto anche un italiano che ci ha raccontato, dal momento che lui viene tutti gli anni in Marocco, che in queste zone la vita inizia molto tardi, tipo dalle 11 della mattina e prosegue fino alle 10 di sera. Quindi se volete vedere tutte le attività con il formicaio di persone dovete alzarvi tardi. Penso che non sarà un problema, vero? No. Però stamani invece noi, controcorrente, eravamo curiosissimi, dopo un giorno di pioggia, di immergerci dentro la Medina, e quindi ci siamo alzati presto, ed è per questo motivo che ancora non vedete molte persone a passeggio in questi vicoletti. Però così riusciamo a fotografare un po' gli angoli più nascosti della Medina. Sono anche moderni questi artisti, perché hanno inserito la piastrella con il QR code e quindi scansionandolo, a parte c'è il nome dell'artista, c'è la spiegazione. In questo caso non è un dipinto, ma sono piastrelle a ceramica dipinte. E qui abbiamo anche l'affaccio sull'oceano, andiamo a vedere un po'. Tutto il bastione delle mura, l'oceano, lì c'è un pescatore e sopra che abbiamo? Wow! Abbiamo l'affaccio sulle mura che abbiamo appena percorso, guardate che meraviglia! Tutte le mattonelle colorate qui sulla terrazza. Ehi, dai che esce il sole! Che vicoletti che abbiamo!
Qui c'è la porta che immette fuori dalla cittadina antica. Qui abbiamo la moschea che ci ha svegliato stamani e che ci ha accompagnato anche ieri. Che colori, ragazzi, noi siamo già impazziti. Il primo approccio con questa cittadina di Assilà è veramente devastante, in senso positivo. Una sola parola: stupore. Qui c'è un negozietto che vende un po' di prodotti, tra cui le crepe e i tiramisò. Il tiramisò. Ragazzi, è uscito il sole finalmente, guardate che meraviglia, è tutta un'altra cosa. Anche la faccio da quest'altro lato, nel muraglione panoramico. Ecco giardino. Lasciato il campeggio a Sada, qui a Silla, proseguiamo verso, indovinate? Sud! Ci vogliamo poi immergere in questa costa atlantica marocchina. Giornata di souk. Il succo, e che roba è il succo? È un succo che si beve? Ecco, lo sapevo, stavo dicendo. Ora Fede dice, ma è il succo di frutta? No, non è un succo di frutta. Il souk è il tipico mercato di queste zone, dove si può comprare di tutto di più, dal cibo, frutta, verdura, abbigliamento, cianfrusaglie, pentolame. Quel che vi viene in mente è quello che hanno. È come quello che avete visto, per chi ci segue da tempo, nei nostri video sulla Turchia. Siamo entrati diverse volte nei souk turchi e in questi le ricordano in tutto e per tutto. Purtroppo con le forti piogge dei giorni scorsi molti campi sono allagati e anche lungo strada c'è tantissima acqua. Tantissimi allagamenti, ragazzi. Guardate qua. Sorvoleremo nel nostro viaggio sulla quantità di spazzatura e immondizia che vedremo, lo sapete come la pensiamo e siamo preparati, anche se non si è mai preparati a certi scempi della natura. Però sappiamo che questo paese purtroppo Mette a dura prova. mette a dura prova, sì. Bambini che giocano sui ciuchi. Tantissimi burrito. Il burro in spagnolo è l'asinello e quindi ci sono tantissimi asinelli. Guardate là, è bello pieno, sì, è venuto giù il diluvio. Siamo ancora un po' sconvolti perché comunque le scene sono belle intense. Comunque passare dalla Spagna, che è un paese come l'Italia per tutto e per tutto, abbiamo fatto quanto? Nemmeno 100 km dal porto di arrivo e boom! Sei catapultato in una dimensione veramente assurda.
fatto un vero macello qui, ha fatto veramente un macello, non che la strada sicuramente era già devastata perché ci sono delle buche incredibili. Però non so se... Non capiamo se sono scarti o sono cose commestibili, sì. Con queste bisacce sopra gli asini, caricate all'inverosimili, roba incredibile veramente. È uno stupore continuo. Sapevamo che l'impatto sarebbe stato importante, diciamo così. Mamma mia. Continuo a dire poveretti, cioè gli è venuto giù il mondo. Qui mangiano, c'è un Guarda questo camion. chioschetto. Guarda lui come ha caricato queste presse. Ma è roba da matti. Stiamo monitorando i prezzi del gasolio e effettivamente in questa zona agricola rurale che stiamo attraversando costa ancora meno. Abbiamo appena passato un distributore, gasolio a 93 centesimi. Ma lo vedi il fumo? Come fanno a fare sto fumo? Non è facile. Quanti siete? Mamma mia. Ma guarda là nel fango, nella melma. Dei bambini. No, davvero, lì c'è un fango. Oggi abbiamo capito essere giorno di mercato, di souk. In ogni città, cittadina che incontriamo c'è il souk con tanto di caos, cavalli che attraversano, persone, gente, motorini. Il delirio. Mamma mia. Come sono artistici, eh? Sì, sì. Guardate qua come sono tamarri. La macelleria, un po' di arance, negozio di scarpe, panettiere, cavallo. Il cavallo è il trasporto migliore, più economico, sicuro, capiente, green, impatto zero. Tutte le famiglie sopra con sacchi di tutto, verdure. In alternativa hanno l'ape, sapete, quello aperto, cassonato, e con davanti il motorino. Nuovo taxi! E anche la spilla del Marocco l'abbiamo piazzata.
Ci siamo fatti una bella doccia, ci siamo messi qui al tavolino e ora vi diamo tutte le indicazioni, tutti i documenti necessari per entrare in Marocco e anche e soprattutto quanto abbiamo speso. La prima tappa fondamentale è l'agenzia di viaggi per procurarci il biglietto per la tratta Algeciras Tangeri Med. Siamo andati da un'agenzia molto conosciuta nell'ambito dei viaggiatori che si chiama Agenzia di Carlo Gutiérrez. È un signore spagnolo che ha messo su questa agenzia familiare da tantissimi anni e lavora con tutti i viaggiatori. Ci siamo portati i nostri passaporti e il libretto di circolazione di Charlie. Come avete visto nel video abbiamo trovato un po' di fila, però alla fine siamo riusciti a fare il biglietto. Abbiamo fatto un biglietto aperto che ci consente la massima libertà nella scelta del viaggio di ritorno, in qualunque data, anche in base alle condizioni del meteo, entro la validità di un anno. Questo biglietto ci è costato 250 euro per 2 persone con il camper, con il nostro van. Con il nostro Charlino. Con il nostro Charlino. Per chi viaggiasse con un animale al seguito può usufruire del servizio di veterinario direttamente in agenzia e vi sistemano la documentazione per i vostri amici pelosi in modo da poterli trasportare tranquillamente. Ci siamo trovati benissimo con questa agenzia, alla fine ci hanno assegnato una nave della Balearia e lasciata appunto l'agenzia ci hanno regalato anche una bella bottiglia di vino, un bel dolce e 2 torroncini buonissimi già spazzati. Non ci pagano, lo fanno con tutti coloro che vanno ad acquistare i biglietti presso di loro, quindi veramente accoglienti, ci sanno molto fare con i clienti. Infatti i biglietti abbiamo scelto anche di prendere una SIM telefonica direttamente da loro, 20 euro per 20 giga con Maroc Telecom, in più abbiamo chiesto se ci potevano cambiare i soldi, ma dato che c'era una bella fila avevano esaurito i contanti e quindi non abbiamo potuto fare il cambio. Su suggerimento di un altro viaggiatore che conosceva questa situazione abbiamo chiesto anche in merito al drone, perché noi come sapete l'abbiamo lasciato a casa consapevoli che in Marocco è vietato importarli e invece l'agenzia Gutiérrez svolge anche il servizio di deposito dei droni gratuitamente, sottolineo gratuitamente, e effettivamente ci hanno confermato che ve li tengono lì buoni al caldo così quando ritornate ovviamente dovete ripassare da loro, vi riconsegnano il vostro drone bello tranquillo e riposato. Il giorno dopo abbiamo passato i classici controlli dei passaporti e del libretto di circolazione di Charlie e siamo saliti dentro la nave. Per il passaggio di dogana vero e proprio si svolge tutto all'interno della nave, quindi in quell'oretta, oretta e mezzo circa della durata della traversata si svolgono le pratiche. Una volta saliti al piano superiore viene consegnato immediatamente un tagliandino bianco a testa da riempire. Troverete una fila di gente che con le penne riempie questi tagliandini, nome, cognome, data di nascita, la residenza. Sono scritti tutti in francese e in arabo, però sono molto semplici da capire perché sono intuitivi. Quindi una volta riempito questo tagliandino personale con il vostro passaporto farete una bella fila, sì un'altra, e andrete, almeno nel nostro caso è stato così, al ristorante. Non per mangiare, dove c'è seduto l'ufficiale di dogana con il suo computerino e i suoi timbri e controllerà questo tagliandino che avete compilato e nel nostro caso ci ha fatto qualche semplice domanda perché abbiamo scritto che siamo fotografi e ha chiesto ma fotografi di che genere? Giornalisti? Ci ha detto giornalisti perché magari era un argomento un po' sensibile, non so, forse in Marocco i giornalisti non sono i benvenuti, non lo sappiamo, quindi gli abbiamo detto che no, non è il nostro settore e quindi boom, sono partiti i timbri. Viene fatta questa cosa per agevolare lo sbarco, poi in questo modo, facendo tutto a bordo della nave, quando voi scendete siete liberi di entrare e circolare direttamente nel paese. Da lì non è finita, perché pensate che sia finita, perché c'è ancora l'importazione del veicolo. Ovviamente parliamo per chi viaggia con un mezzo al seguito, se siete con lo zaino a spalla la seconda parte la saltate. E se avete più di un veicolo ricordatevi di portare i libretti di tutti i veicoli, anche rimorchio, macchina al seguito, motorini e via dicendo. Esatto. E quindi dove si va dopo? Si va in caffetteria, perché dopo il pranzo c'è un bel caffè. Esatto. Quindi in caffetteria c'è da fare un'altra fila. Noi abbiamo avuto un piccolo problema, non noi, la doganiera, perché il computer non funzionava. Ci sono state mezz'ore di panico, soprattutto da parte sua, sì, e meno poi male alla fine si è sbloccata la situazione, altrimenti avremmo dovuto fare tutto giù a terra. Invece alla fine siamo riusciti
a registrare l'ingresso anche di Charlie. A questo punto ci ha consegnato un'etichetta da apporre insieme al libretto di circolazione da presentare nei vari controlli. Sì, che di fatto poi è l'importazione del veicolo in Marocco. Scesi dalla nave con il nostro Charlie, ci ha subito fermato un poliziotto, ci ha chiesto i passaporti, l'ha visti al volo, ci ha fatto proseguire e siamo andati lungo il percorso guidato verso la dogana vera e propria, dove ci hanno chiesto poi di nuovo i passaporti e hanno controllato che avessimo fatto correttamente l'importazione del veicolo nel territorio marocchino. Quindi quel tagliandino che vi rilasciano sulla nave è importante, non perdetelo, e quella è di fatto l'importazione del veicolo. A noi non è toccata la sorte dello scanner, così giravoce che scansionavano questi mezzi a destra e a manca, facendoli passare dentro, diciamo, un percorso obbligato. E una volta passati, il poliziotto è salito rapidamente, veramente ha chiesto di aprire la porta, ha fatto un giro, ha aperto 2 pensili. L'avete visto anche nelle riprese. Sì. Ha chiesto se avevamo un cane e se avevamo il drone. La risposta è stata sempre negativa. Lui con il sorriso ci ha salutato, è sceso e siamo ripartiti. A quel punto siamo usciti dal porto. Usciti dal porto troverete subito un grande piazzale dove sono presenti tantissimi ATM, quindi dove potete prelevare, un ufficio di assicurazione e anche un altro piccolo ufficio dove vendono le SIM. Noi avevamo le SIM, quindi quello l'abbiamo saltato. Abbiamo però prelevato i famosi dirham, quindi abbiamo scelto uno a caso. Controllate sull'ATM le commissioni che applicano. Noi abbiamo delle carte che non applicano grosse commissioni, però quello dipende poi dalla vostra. C'è stata solo una commissione proprio del prelievo che è pari a 35 dirham, ovvero 3,5 €. Quindi una volta prelevati i dirham siamo andati nell'ufficio dell'assicurazione, perché noi non abbiamo l'assicurazione sulla carta verde che valeva per il Marocco, quindi andava fatta. E lì c'è stata una bella batosta. Nota dolente. Nota dolente perché per 3 mesi di visto del territorio marocchino ci hanno chiesto 200 € in contanti. Non siamo stati molto a sindacare, abbiamo solo chiesto cosa comprendeva questa assicurazione e lui ci ha detto, semplicemente parlava anche un po' di italiano, che è l'RC Auto base. Quella base ci ha detto. E a quel punto via. A quel punto Marocco! Marocco, arriviamo. Come avete visto abbiamo già visitato una bellissima cittadina, a Silla, ma ora entreremo nel vivo. Ci aspettano tantissime chicche, tantissime zone da visitare. Siamo curiosi. Questo Marocco ci intriga. Ce l'ha fatto desiderare questo maltempo, siamo stati un po' in Spagna per aspettare il momento migliore. Speriamo che le condizioni siano buone, o almeno incrociamo le dita. Ci sono da aggiungere altre 2 cose molto importanti. Quando uscite dall'Europa è molto importante avere un'assicurazione sanitaria. Noi ormai da anni ci affidiamo a Imondo, ci troviamo benissimo, avete un'app in italiano funzionante 24 ore su 24 ore. È semplice farla, c'è un sito, potete entrare tramite il nostro link che abbiamo qui sotto, ogni video lo mettiamo, e riceverete anche un piccolo sconto che non fa mai male. Potete fare anche semplicemente un preventivo per rendervi conto, è veramente molto intuitivo e è un'assicurazione. Noi abbiamo dato un'occhiata un po' in giro sulle assicurazioni di viaggio e Imondo ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, cioè i servizi che offre, i prezzi sono molto vantaggiosi. Ce ne sono di tutti i tipi, potete fare una a lunga percorrenza o anche semplicemente fare il singolo paese che volete visitare. E potete aggiungere anche eventuali attività sportive pericolose, tra virgolette. Sì, c'è lo smarrimento bagagli, insomma ci sono varie situazioni, quindi vi consigliamo di andare a vedere il sito. Ripeto, qui sotto mettiamo il link, entrate da lì e entrate nel grande mondo Imondo. Poi un'altra cosa abbastanza importante è la patente internazionale. Noi abbiamo una patente internazionale che si fa in soli 8 minuti, anche qui trovate tutte le indicazioni giù nella descrizione, e in Marocco è fortemente consigliata, non è obbligatoria ma è fortemente consigliata. Noi l'abbiamo e quindi se vi serve una patente internazionale valida in oltre 150 paesi in tutto il mondo, trovate tutte le informazioni nella descrizione del video. IDA, cioè International Drivers Association, in italiano ovviamente. Potete mettere il paese vostro di destinazione e vi verrà fuori
il tipo di patente che serve, perché sapete ci sono 2 convenzioni, una di Ginevra e una di Vienna. A quel punto riuscirete a farla, a stamparla velocemente, come diceva Fede, in pochissimo tempo, oppure potete ricevere a casa tutto il plico. È importante portarla con voi perché è di fatto una traduzione ovviamente ufficiale, e il poliziotto che vi fermerà o chi vi darà magari un'auto a noleggio, nel caso non aveste il mezzo con voi, potrà tradurre e capire perfettamente cosa c'è scritto sulla vostra patente di guida italiana, che va sempre portata a corredo e deve essere sempre valida. Teniamo a dire che la patente internazionale non è un sostituto della vostra patente e non ha l'estensione alla scadenza, ma vale soltanto corredata con la vostra, e la vostra deve essere, ripeto ancora una volta, ancora in corso di validità. A questo punto è giunto il momento di salutarci e prima di tutto ringraziamo i nostri sostenitori. Grazie di cuore, veramente siete preziosi. Vi ricordiamo che i nostri abbonati possono vedere tutti i nostri video in anteprima senza la pubblicità. Grazie ragazzi, veramente siete eccezionali, e ringraziamo tutto il popolo dei nostri amici tichettiani che ci sostenete comunque con i vostri commenti, con da sempre con la vostra presenza anche in Premiere. Ci fa tanto piacere, vi ringraziamo, vi mandiamo un mega tanti abbraccione. bacioni. State con noi perché si aspettano grandi avventure per il Marocco. Mettete tanti like, alla fine del video fate anche hype, così ci aiutate a crescere, e ci vediamo nel prossimo video. Grazie, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao!